Ciao a tutti, pace e illuminazione. T'accolgo con il sorriso perché ero qui che stavo guardando le visualizzazioni del video scorso e mi veniva da sorridere, no? Perché il video scorso non è andato molto bene. Allora ragionavo sul motivo, no? Ho detto magari l'argomento non è di interesse, non è d'aiuto, no? Poi mi sono fermato a pensare, ma insomma l'argomento, per sapere l'argomento bisogna che tu questo video lo veda, no? Almeno all'inizio. E vedendo che c'è stati molte meno visualizzazioni, per forza di cosa ho pensato che la colpa era nel titolo. Io ho capito che cosa? Che l'errore è stato quale? Quello da associare alla parola daimo con la parola amore. Se avesse associato la parola daimo con la parola beneficio, allora stai tranquillo che avrebbe avuto 5 volte le visualizzazioni che ha avuto. Questo perché? Perché c'è un disagio fra i credenti Nichiren, nella stragrande maggioranza dei credenti Nichiren. Il Buddha diceva che la sofferenza si manifesta in tanti modi, si manifesta nei comportamenti, nei ragionamenti. Come uno agisce dimostra quello che è, come sta. E questo è una chiara e lampante dimostrazione che le cose non stanno andando come dovrebbero andare per i credenti che seguono il buddismo di Nichiren. E quindi volevo fare con te oggi una riflessione. Siamo alle porte dell'estate, quindi l'estate il periodo dovrebbe essere il periodo delle vacanze, no? E di conseguenza abbiamo la possibilità di ragionare, di pensare meglio, di rivolgere l'attenzione verso noi stessi e capire quali sono le cose che dobbiamo cambiare per superare magari dei problemi che abbiamo, no? E ho cominciato a parlarti di questo problema, diciamo così, del video, per mettere in evidenza, come ti dicevo, che la sofferenza si manifesta, ad esempio quelli che, meno male che ormai sono veramente uno o due nel nostro paese che si prendono la briga di mandarmi questi commenti qua, no? Quelli che mi dicono, ma Massimo, la spiritualità dovrebbe essere gratis, la spiritualità dovrebbe essere di tutti, no? So che tu adesso magari che mi segui da tempo dici Massimo l'hai già fatto questo discorso, ma purtroppo ora chi ti fa un ragionamento del genere che cosa fa? È convinto di buttare giù una perla, che con il suo ragionamento di abbracciare il cuore di tutti, in realtà ti sta soltanto dicendo che sta male, perché voglio dire, anche il pane dovrebbe essere di tutti, ma vai un pochettino dal panettiere e di dartelo gratis. Questo ti corre dietro. Ma poi, se il panettiere non ricavasse di che vivere, di quello che fa, poco o tanto che sia, farebbe dell'altro, e allora il pane che te lo farebbe? Toccherebbe metterti lì e farlo, ma per farlo bisogna essere in grado di farlo. Quindi vedi che non solo questo disagio si manifesta nell'avere questa convinzione, nell'andarci avanti, no? Ma si manifesta anche nel fatto che si prendono le cose così, si colano così senza ragionarci un attimo. Purtroppo questa società qua non te lo permette più di vivere in questo modo. Bisogna ragionare, bisogna vedere dove mettiamo i piedi, perché altrimenti si rischia davvero di cadere. Negli anni io ho visto davvero cambiare l'atteggiamento anche nei miei confronti di tante persone. Ad esempio, molti degli abbonati mi ringraziano dicendo che la loro vita è cambiata da subito e me lo mettono come se il merito fosse del tutto mio. In realtà non è così. Già il fatto stesso di
essersi messi da parte, no? Già il fatto stesso di aver pensato, io 5 euro al mese, per forza ce l'ha chiunque, no? Ma questi 5 euro li voglio offrire per la mia crescita, per me, per fare in modo di riuscire a capire, per fare in modo che di fare le cose più seriamente. Questo tipo di atteggiamento, ecco che ha aperto il cuore. Perché? Perché come dice nel sutra, no? Senza avere cura delle proprie vite. Ovviamente il sutra parla di altre cose, non avere cura delle proprie vite, ma significa il fatto di non ascoltare troppo la mente quando ti porta a trovare una marea di alibi, no? Ma non me lo posso permettere, ma qui, ma là, su e giù. E questo ti predispone ad accogliere, a raccogliere quello che ti viene dato. Per gli abbonati che cosa faccio? Faccio degli interventi, no? Che possono essere lunghi o corti, quello che vuoi, ma l'importante, io guardo molto al contenuto, che vanno a spiegare gli insegnamenti sia di Nietzsche che del Sutra del Loto e faccio in modo, perché l'intento è quello, di far vedere come quegli insegnamenti li possiamo praticare nella nostra vita. Perché se non c'è quel passo lì, allora il Sutra del Loto che cosa fa? Rimane un bel libro ma nella libreria, no? Se tu pensi ad esempio, di questo ne abbiamo già parlato varie volte, che la pratica sia soltanto quella davanti all'altare, e hai perso, ti perdi quella che in realtà è veramente la pratica, che è quella proprio che ti dicevo, no? Di metterti da parte e cercare di cambiare la tua visione delle cose, no? Riflettere sulla pratica, che cosa significa? Significa rendersi conto che viviamo, ad esempio, in un tempo in cui tutto è rapido, tutto è immediato e di conseguenza, per forza di cose, no? Superficiale. Così è facile cadere magari in una visione distorta della pratica, no? Tu mi dici, alcuni mi scrivono dicendo, ma Massimo, perdonami, ma a me mi è stato insegnato così, ma questo che cosa vuol dire? A te, insomma, tu puoi avere anche imparato, ti puoi essere stato insegnato ad andare in bicicletta girata al contrario, ma questo non vuol dire che sia vero, che sia vero, che sia giusto. E quindi il cercare di fermarsi un attimo e dire, ma una pratica che equivalga a sfregare la lampada di Aladino, no? Come può essere una pratica spirituale? Ma andiamo oltre. Come posso pensare che sia una pratica spirituale? Perché poi il discorso è tutto lì. Perché a te ti possono dire davvero che gli asini volano, ma il problema non è sentirlo, il problema è crederci, capisci? Capisci dove ti voglio portare? Il Daimoku non è una formula magica, il Gonzo non è il genio della lampada, capisci? E come tu possa credere o come tu abbia potuto credere a questo, ecco dove devi puntare la tua energia, dove devi puntare la tua attenzione. Ecco qual è il ragionamento che ti fa crescere. Ecco qual è quel muscolo che tu devi allenare, perché è proprio quel muscolo che ti permette, come diceva Nietzsche, di trasformare il veleno in medicina. Capisci? Cioè è proprio quel muscolo che ti permette di ragionarci, di andare più a fondo, no? In te stesso e di
avere quell'atteggiamento nei confronti della vita, quando ad esempio ti trovi a vivere delle difficoltà, che ti porta a pensare che cosa mi vuole insegnare il gonzo, che cosa mi sta dicendo il mio karma. Non mettersi lì e cambiare ciò che tu stai vivendo, stai facendo. Il cambiamento, il Daimoku agisce dentro di te, non esterno, non all'esterno, non fuori di te. Il fuori è un riflesso di come sei dentro. Finché per te il Daimoku sarà soltanto questo dito puntato, questo sfregamento della lampada, ti conviene farti una passeggiata invece che perdere del tempo davanti all'altare. Ma perché ti dico così? Perché non è che tu stai facendo una pratica che non porta a niente, stai facendo una pratica che è dannosa, perché è come se tu usassi il coltello invece di tagliare la bistecca ti tagliassi il dito, capisci? Il coltello è lo stesso. Trasformare il veleno in medicina significa concentrarsi sul veleno, non sul bicchiere, capisci? È inutile che tu cambi il bicchiere, devi cambiare il contenuto, perché se il contenuto è lo stesso è sempre veleno. Quindi quando tu ti trovi a vivere dei momenti difficoltosi nella tua vita, non è che ti devi buttare giù o devi stressarti con il Daimoku. Devi lasciarti andare nel Daimoku, ma chiedere al Daimoku non che l'esterno risponda come vuoi tu. Devi chiedere al Daimoku di rispondere tu nella maniera giusta, in modo che la tua vibrazione si riverberi all'esterno. Capisci? Perché ti dico che è dannosa? Perché è una pratica spirituale rovesciata. Capisci? E quindi non porta al bene, è rovesciata, porta al male. Ecco perché tante persone dopo decenni di pratica sono belli che esauriti e si rendano conto di aver perso del tempo. Perché in realtà, come dicevo nel video scorso, che se te lo vai a vedere, può darsi anche che magari ci trovi qualcosa di utile. Fatemelo sapere nei commenti, capisci? Perché anche questo è un modo per praticare nel modo giusto, ma perché? Non perché fai un favore a me, perché pensa agli altri. Perché se tu commenti il video è così che funziona YouTube. Non è colpa mia, capisci? No? Su più commenti, più YouTube propone il video, quindi più gente lo vede, quindi più gente può trarre beneficio magari da determinati ragionamenti. È lì che l'atto di commentare, l'atto di condividere il video diventa pratica, perché ti metti da parte, capisci? Perché cominci a pensare agli altri. Il Daimoku è stato fatto per aiutare le persone, non per aiutare se stessi, o meglio, è aiutando gli altri che aiuti te stesso. E questo è il punto. È nel dare che ricevi, non nel concentrarti sul prendere che hai. Ciao, pace e illuminazione.